Dopo l'esecuzione di Joe The Boss Masseria, al ristorante Villa Tammaro, Maranzano ha tutto nelle proprie mani e non perde nemmeno un giorno per iniziare a far piani. Poche settimane dopo che Masseria aveva smesso di essere un porco ed era diventato cadavere, tutto ciò a cui Maranzano pensa è il giorno in cui sarebbe stato incoronato re. Ma Luciano è altrettanto determinato a che il regno di Maranzano sia breve. Mentre Maranzano sta pianificando la propria incoronazione, Luciano riunisce nuovamente il suo stretto gruppo per mettere in atto il programma che avrebbe posto Charlie Lucky Luciano al vertice del crimine organizzato. La decisione è di muoversi lentamente, con pazienza, lasciando che Maranzano proceda inizialmente indisturbato. Sono sicuri che Maranzano farà molto per portare alla sua stessa rovina. Con un'arroganza quasi ingenua, Maranzano ritiene che nessuno oserebbe sfidarlo, che ogni minaccia possa essere eliminata con poca difficoltà. Invita ad un'incoronazione formale, a una cerimonia di ossequio, centinaia di leader e seguaci della malavita di New York e di tutta la nazione. È un comando più che un invito. Più di 500 persone affollano un grande salone da pranzo sul Grand Concours del Bronx, riempiendo ogni sedia secondo un ordine prestabilito secondo il rango. Sul palco, di fronte alla folla, siede Maranzano, su una grande sedia simile a un trono, noleggiata appositamente per l'occasione da un magazzino di scenografie teatrali. Ai suoi lati colloca coloro che sta per nominare come i suoi principi e signori, i capi delle varie gang e unità. Luciano siede alla sua destra, è il principe ereditario designato. L'intera sala era praticamente coperta di croci, immagini religiose, statue della Vergine e santi, di cui non avevo mai sentito parlare. Maranzano era il più grande fanatico delle croci del mondo. Indossava una croce intorno al collo, le aveva nelle sue tasche, ovunque fosse c'erano croci dappertutto. Era un maniaco assoluto della religione. Infatti chiamava i ragazzi e li rimproverava per non essere andati in chiesa. Quando Maranzano si alza, vi è il silenzio assoluto. Parla in italiano, cadendo spesso nel dialetto siciliano e condendo qua e là il suo discorso con citazioni latine. Spiega che sta sorgendo un nuovo giorno. Avevano cercato di ostacolarlo questo incontro, dice. Da Chicago c'erano state opposizioni ai suoi sforzi per portare ordine, leadership e disciplina al caos e alle guerre degli ultimi anni. Tutto questo lo rammarica, ma la presenza di tutti i suoi buoni amici dimostra che tali sforzi sono stati vani. Maranzano usa tutti i trucchi di un oratore esperto, mentre parla abbassando la voce quasi a sussurrare per far sì che la sua audience si inclini in avanti per cogliere le sue parole, stendendo le braccia nell'atteggiamento di benedizione. Alzando un pugno chiuso, si proclama il sovrano supremo, il boss di tutti i boss, capo di tutti i capi. Spiega che non avrebbe più governato un'organizzazione separata. Tutto sarebbe stato ora combinato in un'unica organizzazione, sotto un'unica regola, la sua. Avrebbe controllato una quota di tutto ciò che sarebbe stato raccolto da tutte le nuove famiglie. Famiglia, un nuovo termine eufemistico che ordina di sostituire al termine dispregiativo gang o malavita. E lui avrebbe successivamente comunicato a tutti i sottocapi quanto sarebbe stata grande la sua quota. Maranzano delinea i dettagli delle fusioni e dei riallineamenti che avrebbero creato 5 famiglie a New York, le quali avrebbero controllato il mondo del crimine sotto la sua autorità. Le 5 famiglie avrebbero avuto giurisdizioni non concorrenti, sia territoriali che settoriali, e ciascun membro presente a quella riunione sarebbe appartenuto a una di quelle 5 famiglie. A capo di quelle famiglie, per essere i loro capi, nomina, e mentre li cita, facendo loro di alzarsi, Charlie Lucky Luciano, che avrebbe controllato ciò che rimane del gruppo di masseria e che avrebbe supervisionato l'intera malavita sotto Maranzano. Tom Galliano, che avrebbe preso il controllo degli interessi dell'ex reina. Joe Bonanno, Joe Profaci e Vincent Mangano, che avrebbero guidato le altre 3 famiglie, basate sulle bande che avevano controllato in passato. I capi sarebbero stati responsabili solo verso Maranzano. Sotto di loro ci sarebbe stato un vicecapo, un sottocapo
direttamente responsabili del capo, e sotto di loro ci sarebbero stati diversi tenenti, e poi soldati ordinari, raggruppati in ranghi di 10, come le legioni di Cesare. Ogni uomo nella catena sarebbe stato responsabile verso il leader appena sopra di lui e responsabile delle azioni di quelli al di sotto di lui. La chiave è la disciplina, sottolinea Maranzano ripetutamente. Disciplina rigida. Con Maranzano stesso, arbitro supremo di tutte le dispute. Questa disciplina, l'obbedienza alle nuove regole e ai regolamenti da lui stabiliti, sarebbe stata rigorosamente applicata. Primo, nessun uomo deve mai, pena la morte, parlare dell'organizzazione o della famiglia di cui è membro, nemmeno all'interno della propria casa. 2. Ogni uomo deve obbedire, senza domande, agli ordini del leader sopra di lui. Terzo, nessun uomo deve mai colpire un altro membro, indipendentemente dalla provocazione. Quarto, ogni rimostranza, fino a quel giorno, immaginata o reale, deve essere perdonata. È garantita una totale amnistia. L'armonia totale deve regnare sia negli affari che nei rapporti personali, tra le famiglie e i loro membri. Nessun uomo può mai desiderare il business di un altro o la moglie di un altro. Al banchetto che segue, ogni ospite invitato è tenuto a dimostrare la sua fedeltà a Maranzano e al nuovo ordine. Ad un cenno di Maranzano, gli ospiti si avvicinano uno alla volta e depongono buste piene di contanti sul tavolo. Io stesso ho dato al vecchio 50.000 cash e quando ho fatto i conti più o meno erano $1.000.000. Ciò che Maranzano apparentemente non realizza in quel momento di gloria è che Luciano non ha dimenticato né perdonato il passato e i suoi desideri per il futuro. E i capi e i sottocapi che ha nominato sono uomini che provano più empatia per Luciano che per Maranzano, che si sentono più strettamente alleati alle idee del giovane e che sono disposti a cospirare e a aiutare Luciano a rovesciare il nuovo boss dei boss. Così, anche mentre Maranzano si esalta, il suo trono non è fondato sulla roccia. Il suo discorso e il suo atteggiamento imperioso possono impressionare alcuni dei soldati, ma fanno infuriare molti dei leader. Non hanno combattuto una guerra, non hanno sacrificato vite e grandi somme di denaro solo per cadere sotto il dominio supremo di Maranzano o di chiunque altro. Sono determinati a mantenere la propria indipendenza. Quindi il complotto per rovesciare il re autoproclamato inizia quasi prima che la sua incoronazione sia completa. Alla riunione di Atlantic City, 2 anni prima, Luciano aveva trovato grande favore tra i boss della malavita di tutto il paese. Ora prende dei provvedimenti per saldare insieme quel sostegno che ha ottenuto al di fuori di New York e cerca di capire se altri capi della malavita lo avrebbero sostenuto contro Maranzano. A metà anno del 1930, Luciano e Lansky si recano segretamente nel Midwest. Il loro primo appuntamento è nei sobborghi di Pittsburgh per un breve incontro con Salvatore Calderone, il leader siciliano della Pennsylvania occidentale, che era stato al banchetto di Maranzano. Calderone è disgustato dall'atteggiamento di Maranzano e promette a Luciano qualsiasi assistenza possa aver bisogno. A Cleveland si incontrano con John Scalise, Mo Dalitz e Frankie Milano, il capo della mafia dell'Ohio, anche lui ospite all'incoronazione di Maranzano. Santo trafficante, da lungo tempo amico di Luciano, sale dalla Florida in treno e Capone manda un rappresentante da Chicago. Anche se tutti quei ragazzi erano miei amici, sapevo che avrei dovuto parlare sensatamente, altrimenti non avrebbero corso il rischio di sostenermi in quella guerra, se avessi detto solo aria fritta. E invece ho detto loro che il vecchio non era altro che una grande merda, che ancora viveva con la cagata del capo che aveva portato dalla Sicilia e ora l'aveva sposata a Giulio Cesare. Risero tutti e sapevo che stavo dicendo loro esattamente ciò che provavano e ciò che volevano sentire. Ho detto che le idee di Maranzano avevano un certo senso, ma erano vecchie e volevo buttarle via. Ci è voluta la maggior parte del giorno per spiegare cosa avevo in mente e rispondere alle loro domande, per mettere tutto in chiaro. Dovevano sapere che non potevamo solo scartare i piani di Maranzano, dovevamo eliminarlo del tutto. Tutti i ragazzi erano della mia età e concordavano con tutto quello che dicevo.
prima che la riunione fosse conclusa, viene sviluppato e concordato un piano congiunto e coordinato. Nello stesso momento dell'eliminazione di Maranzano da parte di Luciano, i fedeli seguaci del boss in tutto il paese sarebbero stati eliminati simultaneamente. Quando Luciano avesse dato il segnale che l'attacco effettivo a Maranzano era riuscito, i suoi alleati in tutto il paese avrebbero messo in moto i loro piani per gli omicidi. Quella sera, Luciano, Lansky, Miranda e i loro ospiti di Cleveland, euforici per l'unanimità, celebrano l'accordo assistendo a un incontro di pugilato. Le battute preliminari sono appena iniziate quando diversi agenti di polizia scendono lungo i corridoi, li circondano e senza fare storie li portano alla sede della polizia, dove vengono registrati come sospettati e trattenuti durante la notte. Interrogato la mattina successiva, tutto ciò che Luciano dice è: siamo venuti a vedere gli incontri, tutto qui. Vengono rilasciati e gli viene detto di lasciare la città. È stata una cosa stupida quella che ho fatto a Cleveland e avrebbe potuto rovinare tutti i miei piani, tutto ciò per cui avevo lavorato da anni. Quello che avremmo dovuto fare appena arrivati a Cleveland era andare alla stazione di polizia più vicina e registrare che eravamo lì e che eravamo venuti a vedere gli incontri. Ho imparato una lezione e non l'ho mai dimenticata. Dopo quello, ogni volta che viaggiavo da qualche parte, come facevo spesso a Miami, prima ancora di disfare le valigie, mi recavo alla stazione di polizia più vicina e mi presentavo. Anche se gli arresti di Cleveland non erano diventati pubblici, Maranzano ne era venuto a conoscenza. Appena Luciano torna a New York, viene convocato. Maranzano voleva sapere che diavolo stavo facendo a Cleveland. Così gli ho detto: ascolta, sono andato a vedere gli incontri con alcuni ragazzi. Sai che non mi perdo mai un buon combattimento. Cosa devo fare? Chiedere il permesso a te ogni volta che devo andare in bagno? Anche se Maranzano sembra accettare le spiegazioni, qualche sospetto inizia a sollevarsi e rivolge una sottile minaccia a Luciano. A proposito, non ho mai espressamente manifestato la mia ammirazione per il modo in cui hai gestito la questione di Don Giuseppe. È stato un lavoro molto buono, Charlie. Avresti dovuto organizzare in modo che io avessi foto di te che tiravi il grilletto. Nonostante le voci e le storie sull'omicidio, Luciano capì che Maranzano credeva che avesse personalmente commesso l'omicidio Masseria. Rincuorato dal segreto supporto che aveva appena ottenuto in tutto il paese, Luciano dice la verità a Maranzano. Anche se ci fossi stato con la tua macchina fotografica o avessi mandato Dio a farlo per te, non avresti ottenuto foto di me mentre tiravo il grilletto. Come hanno detto i giornali, ero in bagno quando Joe è stato colpito. Quindi smetti di masturbarti e dimenticatelo. Maranzano lo guarda con stupore. Quello che gli ho detto mi ha dato molta soddisfazione, ma una piccola campanella è suonata nella mia testa, dicendomi dovevi star zitto. Per Maranzano, questo episodio significa riconoscere che il suo controllo su Luciano non è così forte come aveva immaginato e che Luciano e alcuni dei suoi amici più stretti rappresentano un pericolo molto reale per lui. Avvia subito dei piani per liberarsi del pericolo. Fa una lista di nomi segnati per l'esecuzione: Luciano, Genovese, Costello e Adonis all'interno del gruppo italo-siciliano. Poi gli alleati non italiani di Luciano, come Dutch Schultz, assenti dalla lista, poiché apparentemente non considerati una minaccia, ci sono Lansky e Siegel. E assenti sono anche Lucchese, Anastasia e Torio, perché Maranzano non sa della loro vicinanza a Luciano. Poi Maranzano cerca al di fuori della sua cerchia un assassino, determinato a non richiedere a nessun italiano di violare la legge che lui stesso ha imposto. Contratta con il noto giovane assassino Vincent Mad Dog Cole, un lupo solitario al servizio del miglior offerente. È quasi una corsa per vedere chi sarebbe stato ucciso per primo. Maranzano, come Masseria, prima di lui, è ben protetto, mai senza guardie del corpo e quindi quasi impossibile da raggiungere. Luciano, Genovese e gli altri sono più vulnerabili, uomini il cui lavoro non consente loro il costante rifugio di luoghi protetti. Quasi contemporaneamente all'assunzione di Cole da parte di Maranzano, Luciano
idea il suo piano. Sa che sarebbe impossibile per chiunque sia noto a Maranzano e alle sue guardie del corpo arrivare al boss, ed anche qualora ci fosse riuscito, la missione sarebbe stata suicida. Solo alcuni estranei, sconosciuti al cerchio di Maranzano, avrebbero avuto la possibilità di fare quel lavoro e di fuggire, sparire, senza lasciar traccia. Maranzano passava gran parte del suo tempo nel Grand Central Building a Park Avenue, dove gestisce sia le sue attività legittime, un'attività immobiliare e una di import-export, che le sue operazioni illegali. Visitatori frequenti in quegli uffici erano i contabili di Maranzano, che preparavano le sue dichiarazioni fiscali. Luciano porta il suo piano a Lansky per discuterne. È così che lo prendiamo. Quel figlio di cane è così felice di essere un bravo contribuente che inviterebbe persino un agente del tesoro a venire a controllare i suoi libri. Lansky segue le istruzioni di Luciano e fa arrivare da Baltimora, Filadelfia e Boston 3 pistoleri ebrei, tutti con tratti stereotipati. Poi Red Levin, l'assistente di lunga data di Luciano, viene nominato a capo della squadra omicidi composta da 4 uomini. Nato a Toledo, Ohio, Levin è un uomo strano, devoto alla sua religione e alla sua famiglia, e allo stesso tempo è un assassino. A casa indossa sempre un yarmulke. Lansky affitta una casa nelle remote periferie del Bronx e lì i 4 assassini vengono messi in totale isolamento e sottoposti a un corso intensivo sul comportamento caratteristico degli agenti fiscali federali. Non possono lasciare la casa né andare in cortile. Ciò di cui hanno bisogno, cibo, donne, intrattenimento, gli viene fornito. Per tutta l'estate Lansky lavora con loro, addestrandoli su come camminare, come parlare, come agire in modo che sembrino effettivamente agenti dell'ordine. Mostra loro fotografie di Maranzano in pose diverse. Disegna diagrammi degli uffici di Maranzano. Luciano e Lansky sono determinati a che nulla vada storto e sono disposti a spendere quanto necessario in tempo e denaro. Luciano predispone un budget per il progetto superiore agli $80.000. Verso la fine di agosto, il progetto assume improvvisamente urgenza. Frank Costello riceve una chiamata telefonica da Nig Rosen, da Filadelfia, il quale ha notizie di grande importanza che può rivelare solo di persona. Rosen ha saputo dell'elenco di omicidi predisposto da Maranzano e dell'assunzione di Vincent Cole come esecutore. Ha anche appreso alcuni dettagli: che entro il mese successivo Maranzano avrebbe chiesto a Luciano e a un altro della lista di recarsi nel suo ufficio per una discussione d'affari. Cole li avrebbe aspettati. Rosen si rifiuta di dire a Costello dove ha ottenuto le informazioni, anche se dice che Angie Caruso, un fidato sottocapo di Maranzano, era stato a Filadelfia un paio di giorni prima, ubriaco e molto loquace. Luciano ordina a Lansky di accelerare l'addestramento dei killer, di averli pronti a muoversi in ogni momento. Genovese si lamenta che aspettare è ridicolo. Vuole provvedimenti immediati e di andare a prendere Maranzano personalmente. No, Vito, abbiamo tempo. Aspettiamo che il vecchio ci chiami e ci atteniamo al piano, gli risponde Luciano. Il 9 settembre 1931 la chiamata arriva da Maranzano. Non aveva visto Luciano da diversi giorni e dice di avere diverse cose da discutere con lui, urgenti. Gli piacerebbe che Luciano e Genovese passassero al suo ufficio il giorno successivo, alle 2. Appena Luciano riattacca, chiama Lansky. Quella notte vengono effettuati gli ultimi preparativi. I dettagli vengono ripetutamente provati, ciascuno eseguendo la sua parte. Poco prima delle 2 del pomeriggio del 10 settembre, Maranzano si trova nella sua sala d'attesa esterna ad aspettare Cole e l'arrivo di Luciano e Genovese. Con lui ci sono la sua segretaria, Grace Samuels, e 5 guardie del corpo. La porta si apre ed entra Tommy Lucchese. Una visita inaspettata che sembra disturbare Maranzano, ma Lucchese è troppo importante per essere respinto, specialmente quando prende il braccio di Maranzano e inizia a condurlo verso l'ufficio interno, dicendo di avere una questione vitale da discutere per conto di Tom Galliano. Prima che Maranzano possa reagire, la porta si apre di nuovo ed entrano 4 uomini.
si identificano come agenti federali e chiedono chi sia Salvatore Maranzano. Nessuno pensa di chiedere a quale ufficio siano collegati, perché Maranzano è sotto inchiesta all'epoca per contrabbando di alcolici, evasione fiscale e una varietà di altre questioni. I suoi avvocati gli hanno assicurato che sarebbe andato tutto a posto, ma che gli agenti avrebbero potuto fare una visita a sorpresa e se lo avessero fatto, lui doveva essere cooperativo. Maranzano si identifica prontamente verso i 4 agenti. Uno di loro nota un rapido ma quasi impercettibile cenno di assenso da parte di Lucchese. Estraggono le pistole. Uno chiude a chiave la porta. Maranzano, Lucchese, la signorina Samuels e le 5 guardie del corpo sono allineati contro il muro e perquisiti. Le guardie del corpo vengono disarmate. 2 degli agenti spingono con le loro pistole alla schiena Maranzano e gli ordinano di andare nel suo ufficio privato per interrogarlo. Una volta che la porta è chiusa dietro di loro, tirano fuori i coltelli, l'arma silenziosa scelta per l'omicidio, e iniziano a coltellare Maranzano. Nonostante la sua età e la corporatura, Maranzano reagisce, urlando, colpendo con le braccia. La battaglia diventa quasi disperata e i 2 assassini tirano fuori le pistole e iniziano a sparargli. Maranzano crolla sulla sua scrivania, morto, pugnalato 6 volte nel petto e nel corpo, la gola tagliata e con 4 ferite da proiettile in testa e nel corpo. Gli assassini scappano via. Mentre scompaiono, le guardie del corpo di Maranzano li seguono, non per dar loro la caccia, ma per paura di essere trovati nell'ufficio con il cadavere di Maranzano. Nel frattempo, Lucchese, tranquillamente, prende l'ascensore fino al piano terra e sparisce in mezzo alla folla di Park Avenue. Vincent Mad Dog Cole sta salendo le scale verso l'ufficio di Maranzano quando le guardie del corpo di Maranzano arrivano correndo giù. Uno di loro gli racconta cosa è successo. Con i $25.000 di Maranzano in tasca e ora senza lavoro da fare e a nessuno a cui restituire l'anticipo, Cole si volta e se ne va. 5 mesi dopo sarà ucciso in una cabina telefonica di Manhattan da Dutch Schultz. Nel primo pomeriggio Luciano, Genovese e gli altri aspettano ansiosamente notizie del loro piano. Quelle notizie arrivano poco prima delle 3, con una telefonata a Costello dal 53esimo distretto di polizia. Arrivano conferme rapide anche da Levin, Lucchese e dalla radio. Poi Luciano manda la notizia agli alleati in tutto il paese che l'assassinio di Maranzano è avvenuto come previsto. Ma in queste chiamate affrettate si dice che la seconda fase dell'attacco pianificato non è necessario. Un sacco di persone sono state eliminate prima del giorno dell'omicidio di Maranzano ed è stato fatto tutto come parte del piano. Non abbiamo avuto bisogno di uccidere in giro per il paese. Gli scrittori però del tempo parleranno di 50 omicidi della notte dei Vespri. Tra quei presunti morti uno è certo, Gerardo Scarpato, e il proprietario del ristorante dove era stato ucciso Masseria. I vecchi leader erano finalmente morti e Charlie Luciano ora è un re. Il defunto sovrano Salvatore Maranzano riceve un commiato degno del suo status. Luciano insiste su questo, con il rituale lungo convoglio di limousine nere, con i fiori, con le lacrime e gli elogi. E quando Maranzano viene sepolto, Luciano annuncia che le idee autarchiche del vecchio Don sono sepolte con lui. Il giorno della monarchia assoluta è finito. D'ora in poi ci sarebbe stato un governo costituzionale con rispetto per i diritti di ciascun gruppo. Tutti dovevano e sarebbero stati trattati come uguali e alleati. Dalle sue esperienze del decennio precedente, Luciano sa di poter rimanere al vertice solo se evita la paura e l'intimidazione. Non può, come Masseria e Maranzano avevano cercato di fare, costringere alla sottomissione uomini come Profaci, Bonanno, Mangano, Scalise, Gagliano, Capone. Uomini che l'avevano aiutato e gli davano rispetto e altrettanto ne volevano in cambio. Intuisce quindi che rifiutare il trono in modo formale glielo avrebbe consegnato di fatto. Da ogni parte del paese vengono inviate notizie a Luciano approvando le sue azioni contro Maranzano, ma contemporaneamente agli elogi tutti cercano di capire quale sarà il futuro. Ho deciso di non fare lo stesso errore di Maranzano. Invece di chiamare tutti da me,
Sono andato io da loro. Qualche settimana dopo ci siamo incontrati a Chicago e Capone ha agito come se stesse organizzando una festa per me. Nonostante il processo per evasione fiscale, Capone è un cerimoniere sontuoso. Invita i leader del sottobosco americano alla celebrazione, alcuni per incontrare Lucky Luciano per la prima volta, ma tutti, apparentemente, per il vecchio rituale. Ma l'elenco degli ospiti non è limitato a siciliani e italiani. Ci sono gli ebrei come Lansky, Siegel, Dalitz, Rosen, Dutch Schultz, Haber Eles. Ci sono irlandesi. Capone prende il Congress Hotel e parte del Blackstone, assegnando piani a ciascuna città e gruppo, con le suite migliori riservate ai capi. Le sue truppe, potenziate dai suoi assoldati nella forza di polizia di Chicago, circondano l'hotel, tenendo lontani i curiosi. Nel primo pomeriggio Luciano ha una serie di incontri privati con i leader del sottobosco. Sapevo che volevano avere parole da me direttamente, faccia a faccia. Spiegai loro che tutta la merda di quella guerra era finita, che ogni organizzazione in ogni città poteva essere indipendente, ma ci sarebbe stata una sorta di organizzazione nazionale per tenerla tutta insieme. Ho detto loro che eravamo in un business che doveva continuare a muoversi senza esplosioni ogni 2 minuti, senza far fuori i ragazzi solo perché vengono da una parte diversa della Sicilia. Quel genere di cose ci stava facendo un brutto nome e non potevamo operare finché non si fermava. Masseria e Maranzano erano stati i nostri veri nemici. Era così che ho detto. Non la legge. Potevamo farcela con la legge. Lo stavamo facendo, ovunque. Ma come fai a gestire persone pazze come Maranzano e Masseria? I concetti di base per il futuro del crimine organizzato sono maturati a lungo nella mente di Luciano e ora, in questi incontri, li tira fuori. Ogni gruppo locale e regionale avrebbe avuto considerevole autonomia nella propria giurisdizione. In cima ci sarebbe stata la Commissione nazionale, come il consiglio di amministrazione di un'azienda legittima, per stabilire le principali politiche per il sottobosco, e i leader di tutte le organizzazioni più grandi si sarebbero seduti a quel tavolo, ciascuno uomo uguale agli altri. Anche se Luciano sarebbe stato il presidente, il suo voto a quel tavolo sarebbe stato uguale a qualsiasi altro. Your first hero That's right. was Salvatore Maranzano. Maranzano. Yes. But then you say he was said to be able to snap a man's neck with his fingers. And I say when I read that, That's a metaphorical. well, it's quite a metaphor. Well, It's quite a metaphor. He also told you this: man is the hardest animal to kill. When you aim at a man, your hands shake, your eyes twitch, your heart flutters. But you kill nonetheless. That's what I find a little difficult to understand. you gotta make sure fighting for your life and to protect your life, and nobody has the right to destroy another human being. Or you don't do, but once you do, make sure. And make sure that you protect yourself with anything.